sorry. I'm looking for milk. 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 Yeah. Can't find it. There. Oh no, milk. Yeah, yeah. It's oh this. Ah, okay. Just this one, yeah? Yes. Okay. Hello. Is this water? Yes, Okay. with taste. We test, yeah. Yeah. With pitch test and this with pear test. What is it? This got a pear test. Yeah. This is a pitch. Yes. Pitch test. Yeah. Okay. Can I also have 2 packets of camel yellow with the soft box? Yeah. Two? 2. No, none. Yes, it's just because it came in new color. Ah, new All color. cigarettes needs to have this, but you can see camel yellow. Oh, okay. Yeah. So they're all gonna be black now. Yeah. Oh, Yeah. that will be easy to recognize them. Yeah. Can I pay euro? Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you. Thank you. No, time of milk. Questa poi, tutte le sigarette ora le faranno tutte nere, che sarà molto facile riconoscerle l'una dall'altra. Quindi non ho resistito, ero venuto a fare una passeggiata prima e poi ho detto vabbè, voglio provare anch'io il brivido di andare sul bagnasciuga con la macchina, quindi ho inserito il 4x4 e sto andando qua come se fosse una superstrada. No, in realtà vado piano, faccio 40 all'ora io, però sono convinto che se uno facesse anche 150 qua problemi non ce ne sarebbe nessuno. Comunque dovevo provare a venire qua in macchina perché c'è una scena molto importante del libro che voglio scrivere, che è proprio ambientata su questa spiaggia. E già l'avevo ideata prima ancora di vedere questa spiaggia, soltanto avendo visto le foto, che c'è questa scena di questo mio protagonista che non sto ancora a spoilerare il nome o cosa fa qua, però a un certo punto scopre che c'è questa spiaggia appunto che ci si può andare con la macchina e lui decide di provare la sua macchina vintage perché
guida una Renault 5 Turbo, si svolge negli anni 90 questo racconto, e quindi fa 200 all'ora su questa spiaggia andando a dritto. Quindi dovevo un attimo toccarla con mano com'era questa guida sulla spiaggia, ed è figa. Insomma, con dietro di me questo stupendo tramonto, ho appena finito di fare una live che però si è chiusa in maniera inaspettata, perché praticamente due ragazzi erano rimasti impantanati qui nella sabbia, erano arrivati in un punto e praticamente erano rimasti impantanati, quindi mi sono fermato ad aiutare con la corda, con dei cavi, siamo riusciti a tirarli fuori. Vabbè, in fondo questo è un 4x4, è fatto apposta per queste cose. Il cielo è diventato tutto pink, io mi sono perso il tramonto perché è giusto dietro di me, ma diciamo che ormai è andato, però sono sicuro ce ne sarà un altro domani, quindi il problema, raga, non sussiste. Quindi direzione casa ora e via. E buongiorno mondo, oggi è martedì 8 marzo, sono le 9:55. Stamattina mi sono alzato presto perché insieme ai ragazzi del ristorante abbiamo deciso che andiamo all'acquario. Io non ci sono mai stato a questo acquario, quindi sono emozionatissimo perché l'unico acquario che avevo visto io era quello di Genova, ma molto tempo fa. Quindi andremo con due macchine perché penso che saremo una comitiva di 5-6 persone. E quindi adesso ributto giù i sedili di dietro della mia macchina e si parte perché l'appuntamento è alle 10. Ciao. Dove siamo? All'acquario. All'acquario. Here we go. Is 185, yeah? Yeah. Belli però. 20 is missing. 185, there's a 10 and a 5. Yeah, there was another, maybe it's still in here. It is. Ah, ok. That's good. Thank you. Aspetta, eh. Ok. Thank you. Can I pay with the card? Yes. Sei emozionato di vedere i pescioli? Yes, sir. Ah, vediamo un pochino. Adesso sono sull'ignoto. Vediamo un po', mi emoziona un po'. Invece di vedere sempre brazzini da scovare. Esatto. Oh, di Sicilia. Stai pensando a un fritto misto? Quanto sono grossi. Belli figuri. Che pesci sono questi? Mi sembrano le sardine. Le sardine, non vedevo dire. Sardine? Sì.
Aringhe, le aringhe, mi danno le aringhe. Lo volete vedere un pesce veramente grosso? È gigantesco. Guarda là. Guarda quanto è grosso questo! Sembra un sottomarino, sembra. Guarda quello come sta. Si è appoggiato. Sta proprio Adesso io sto qua, mi appoggio un attimo, mi rilasso. Aspetta. Oh, tieni, fa una ripresa con la telecamera. Dove sei? Dove è andato? Ah, è uscito di qua. Lasciati vedere. Dove che c'è mezzo giorno? Io però so mettere. Ah, qua dove li allevano, che fanno? Che belli, allora qui abbiamo un polipo, qui abbiamo una bella sirenetta con la barba e qua abbiamo un pesce strano. pesce pagliaccio. Fantastico. Pericolo, attenzione agli squali. Sono secche qua. No, io non credo. Ma è un video, col fumo. Comunque sono squali, Il pesce lungo. ma ci sono delle squalette. Sì. Però manca il pesce lungo. Che ne pensi? Carino. Bellina? Sì. Amore! Ma piccola lei! Guarda che ti fa. E se gliela fai rimbalzare?
Ma sembra un gatto. Ah, guarda come la segue, guarda. È sempre la stessa. Tutte, bravo. Che bellezza. Ciao. Cucciolotta. Guarda che bella. Dai, 20 corone spese bene, dai. Incendiate proprio. Guarda, guarda, è arrivata. È lei. No, questa è un'altra però. Questa è un'altra, sì, questa è un'altra. Vedi che Almeno il gioco del cioè anche le foche sembrano un po' più contente, hanno un po' più spazio per guardare. Qui guarda là, spazio ce l'hanno. Non so, vedi una maschera di cazzo. Amore, guarda, sembra che vola. Cucciola, ma quanto sei bella, sembra un grosso gatto ciccione. Che bellino. Bella che sei. Una foca volante. Se me l'avessero detto che un giorno avrei avuto una foca che mi volava sopra la testa, non ci avrei mai creduto. Che meraviglia. Ciao. Bello. Questa è la parte più bella dell'acquario. Ciao cuccioletta, ciao. Questa laggiù è... come detto, c'ha lo stile di una boa. Fa così. Devo dire che mi sto proprio godendo questa mattinata all'acquario. Ovviamente la parte migliore sono le foche, che le puoi vedere sia dal sopra che dal sotto. E vedere dal sotto è bellissimo, che ti volano proprio sopra la testa. Dobbiamo provarla questa. Andiamo, forza. Dai. Wow. Quindi questa dovrebbe essere una specie di macchina del vento. Sì. Copriamoci la gola che... Come si fa? Ah, hurricane, tornado. Verde. Ah, questo. Vai. Danni agio. Su. Come si fa a farlo partire? Rosso, giallo, verde. Niente. Non Ma fa. che deve smettere? Siamo Vedo- equatoriali proprio. How does it work? Any times. Eccoci. No. It's gonna start. Sì. Sì. Sei pronto, sei? La cresta mi è una ischio. Tappiamoci la gola perché sta per soffiare l'uragano. Ah, rimane a stecchia. Oh, dai, devi a provare qua. Oh, no, non ce la fai. Vai. Madonna. Prova, va là. Franci, va là davanti. È terribile.
di questi 15 giorni che abbiamo fatto. Siamo andati a un faro che c'è qua vicino, metà strada tra qui e qua. C'era un vento fortissimo, più o meno così, proprio. Arrivavano No, degli ma schiaffi. così è uragano proprio. Arrivavano degli schiaffi dal mare. Andiamo a vedere la balena. Andiamo a vedere, signori, Sua Altezza la balena. Signori, più che la balena è il relitto della balena. Cioè, il rimane della La balena. balena di blocco si dirà. Gli avanzi della balena. In pratica qua c'è le foto di quando si è spiaggiata una balena qui a Blocos. C'è tutto il reportage fotografico. Era morta, si è già spiaggiata morta. Tutte le foto, la documentazione. E qua abbiamo le ossa della balena, che è mastodontica, incredibilmente grande. Vedi, io potrei tranquillamente fare geppetto ora, vado dentro alla pancia della balena, voilà, e sono dentro la pancia della balena. Salute. Salute. Come sta andando la città d'acquari? No, a me no cita no, perché per me cita ci vuole la lasagna, ci vuole la parmigiana, senza questo per me non è uscita. Un'uscita fuori porta ok. C'è una lasagna ragazzi, una lasagna, una parmigiana, un casatiello, un maialino nero di Caserta, che ne so, uno stufato toscano. Sto ingoiando. Ora mi prendo questa frittura di pesce qua, questa Fish and soglia. chips, fish and chips. Queste soglie atlantiche che erano giù in vasca. Ecco perché ogni tanto vedi un risucchio. Le intrappolano. Ok, quindi ora si mangia allora. Io Quindi che sai? fish and chips, lo chef ha preso fish and chips, Uguale, sì. lo chef ha preso... Stiernesco. Come si chiama questo? Stiernesco. Stiernesco, Qualcosa del genere. che sarebbe gamberetti, avocado, Un pezzo di pesce. pane praticamente, qua sopra insalata, pesce fritto, dovrebbe esserci salsa rosa, gamberetti, Adesso un pezzo di asparagi pane, scusa. Dove sta? sul fondo. Te invece? Panino col pollo. Panino col pollo. Bellino. E te invece? Fish and chips. Fish and chips. Com'è? Buono. Ti sta piacendo? Ok, dai, allora noi intanto si mangia. Ah, mi sembra una verdisca. No, io rimango qua a dormire. Io sto qua sulla poltroncina dopo mangiato. Dai, Avanti, vieni. Andiamo. Facciamo Ciao. fumare una sigaretta, dai. C'ho il mio panorama con i miei squali. Dai, mettiamo a conoscenza la tua tossicodipendenza dal tabagismo, dai, vieni. Arrivo, è che ci sto così bene qua. Guarda quanto è rilassante, ci dormirei tranquillamente. Questo squalo che mi gira intorno. Guarda gli squali, guarda gli squali. Quindi guidi te allora? Ci pensi te? Comanda Soschettino e niente, ci siamo trovati spalzati fuori. No, tutto bene, tutto a posto, ho adagiato il transatlantico sullo scoglio. Giusto 2000 morti purtroppo. Mi sono salvato io la pelle me la sono salvata, comandante. No, non ci salgo su quella cazzo di bitta, comandante, non ci salgo. Mi dispiace. Ormai ci andiamo, forza, tutta a barra a destra, ci trovo cacao. Guida bene, guida. Vuoi guidare te ora? Vai, ah. Guido io? Sì. Ok, allora. Oh, e che ne ca? Come già sta? Rivolta così? Scusa, chiedo scusa. Allora. Devo parlare prima al telefono oppure posso prima? Ma sono là i comandi per andare avanti? O cambiamo scenario? Qui siamo sempre in porto. Allora, controlliamo la mappa prima. Sì, sì. La rotta. Sì. Il dislivello marino.
qua è l'area pedonale del... Comandante, si vede che non ci capisci un cazzo. Un cazzo proprio, ok. Però qua c'è una turbolenza, si vede. Qua si vede, vedi, la finestrina. Ecco qua. Sono sospetti fissi. No, no, lì. sto uscendo, Sto uscendo, vai, esci. Sto uscendo dal porto. Eh sì. Bisognerebbe dare una lavata a sti finestrini perché sono un po' sudici. Ehi, no, senza incontra, puliscimi i vetri, per favore. Dai una sdrucinata ai vetri. Sdrucinata. Prima di impattare contro la terra si fa la fiancata ora qua. Un po' la fiancata di base. Mamma mia, panico. Ok, panico. La fiancata non l'abbiamo fatta, adesso si va verso il mare aperto e via. Ci siamo, no? Sì, occhio che c'è una nave di fronte. Aspetta, la chiamo subito. Oh! La nave è dritta! Ti devi levare da coglioni! E ti devi levare! Oh, il peschereccio sulla sinistra, sulla sinistra. No, guarda, c'è quest'altro mi sta venendo incontro! Anche te, aspetta, quest'altro telefono! Lo chiamo con quest'altro! Sì, dai. Ascolta! No, te devi aspettare un attimo! Te laggiù devi girare, gira sulla destra e te gira sulla sinistra. Che fammi la cortesia. stavo la lega in Ma i mignotto. vetri, chi me li deve lavare i vetri? I vetri. Questa nave devo fare tutto io, devo fare. Mi sa di sì. Come ho guidato? Meravigliosamente, guarda, Ok. andiamo che devo andare a vomitare, via. Ok, a posto. Insomma, il giro all'ora dell'acquario è finito. Lore, che ne pensi? Bell'acquario. Ti è piaciuto? Piccolino, ma Ti è piaciuto? molto bello. Sì. Peccato che non c'era il pesce luna. Sei contro luce completamente, è tutto nero così. Ormai sono qua, vabbè. risposto. Mia, niente male. Meno male che c'era il ristorante.